il giorno del documento di economia e finanza detto DEF. Si discute il testo che riassume i principi cardine e gli obiettivi che si intendono perseguire in ambito di politica economica. Le Camere sono semideserte. Pochi intimi, se devo dire la verità. Al Senato il Movimento 5 Stelle lamenta un malfunzionamento del sistema di voto elettronico all'atto della richiesta di verifica del numero legale. Alla protesta del gruppo 5 Stelle si sovrappone la commemorazione con un minuto di silenzio per la scomparsa del senatore Andreotti nel caos generale. E chiedo all'Assemblea di dedicare un minuto di raccoglimento. Grazie. La seduta prosegue con la dura analisi della situazione economica del Paese. Il sistema sanitario nazionale si sta sfaldando. Non investire sul nostro patrimonio culturale è un atto folle. L'Italia è diventata una nazione di cassaintegrati, esodati, disoccupati, precari ed emigranti. In questo contesto il Movimento 5 Stelle si pone come obiettivo l'istituzione del reddito di cittadinanza. Dibattito acceso anche alla Camera. Il Movimento 5 Stelle farà opposizione proponendo con determinazione alcune priorità. Occorre, a nostro avviso, rivedere le linee guida della politica agricola italiana, puntando sulle tipicità delle produzioni nazionali. Se non costringiamo con normative efficaci le banche a fare credito alle PMI, unitamente a delle politiche di completa defiscalizzazione e alle soluzioni entro 35 anni, le PMI moriranno e la nazione con loro. La relazione finale giudica deludente il testo ereditato dal governo Monti, poiché è mirato a realizzare il pareggio di bilancio attraverso tagli scellerati e l'aumento indiscriminato della pressione fiscale. Ma bensì una repubblica democratica fondata sul PIL. Chiamate riforme le operazioni di taglia alla spesa per pensioni, sanità, scuola, ricerca, università e servizi pubblici, minando le libertà individuali e la costruzione di un pensiero critico e consapevole, tanto indispensabile in una democrazia matura. Come fate a non provare vergogna nello scrivere queste cose? Voi che non riuscite neanche a dimezzarvi le vostre di indennità parlamentari. L'Italia deve prendere atto che la strategia della compressione accelerata del deficit non sta funzionando, a meno che l'obiettivo nascosto non sia appunto quello della distruzione progressiva dello Stato sociale. E se proprio dobbiamo mettere dei vincoli, mettiamo dei vincoli di umanità, dei vincoli di dignità della persona umana, sotto i quali non si può scendere. Nel giorno in cui le due Camere sono vistate a lutto per il decesso del senatore a vita Giulio Andreotti, il Movimento 5 Stelle commemora la recente scomparsa di Agnese Borsellino e l'anniversario dell'assassinio di Peppino Impastato, vittima di mafia. Ultimo saluto a una donna che ieri ci ha lasciato, Agnese Piraino Leto in Borsellino. Vogliamo ricordarlo con le sue stesse parole sulla bellezza. Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. Grazie Peppino. La Convenzione di Istanbul è una convenzione che è stata presentata dal Consiglio d'Europa nel 2011 e tratta la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Come dimostrano i recenti fatti di cronaca, la violenza sulle donne è un'emergenza sociale che necessita un rafforzamento degli strumenti legislativi atti a prevenzione e inasprimento delle pene. Abbiamo appreso positivamente alla scorsa seduta la volontà da parte delle forze politiche di questo Parlamento e l'invito della Presidenza nella stessa direzione di procedere con urgenza alla ratifica della Convenzione di Istanbul per il contrasto alla violenza sulle donne. Oggi è stato un giorno molto importante perché si sono insediate le commissioni finalmente, sono partite queste benedette commissioni permanenti, quindi il Parlamento da domani sarà nel pieno delle sue funzioni operative. In questa prima riunione delle commissioni sono stati votati presidenti, vicepresidenti e segretari. Ogni commissione ha un presidente, 2 vicepresidenti e 2 segretari. Nelle commissioni permanenti sono stati eletti 12 vicepresidenti e 14 segretari del Movimento 5 Stelle. Tutti rinunceranno al compenso aggiuntivo previsto. Ho preso anche nota dei voti ottenuti perché è un dato politico importante. Ieri con 8 membri presenti del PDL Cicchitto ha ottenuto 30 voti. 30 voti quindi significa sostanzialmente che tutto il PD è votato in blocco Cicchitto. Fanno discutere le presidenze di alcune commissioni.
in particolare Cicchitto, a cui va la Commissione Esteri della Camera, e Francesco Nitto Palma, cui va la Commissione Giustizia al Senato. Sono sempre stato in coalizione col PD, sono entrati in Parlamento grazie al PD perché altrimenti non sarebbero entrati. Intanto Sinistra e Libertà accusa il Movimento 5 Stelle di poltronismo. Con una vera opposizione, solo in questo momento vi sentite l'unica opposizione qui c'è. Questo certamente ci sentiamo l'unica opposizione vera all'interno del Parlamento. Secondo non c'è stato nessun contatto da parte loro per avere dei segretari e dei vicepresidenti. Se l'avessero fatto in anticipo ci sarebbe. Quindi diciamo giochi fatti, loro hanno detto a noi non è arrivato nulla. Esattamente. Si tentava di cambiare gli ultimi 60 giorni prima delle elezioni la legge elettorale. Non è una cosa possibile, dovevate farlo molto prima. La discussione sull'ordine dei lavori in chiusura di seduta alla Camera dà vita ad un acceso dibattito sulla legge elettorale. Certo, la legge elettorale fa schifo, ma l'avete fatta voi e voi siete stati responsabili di non averla cambiata. Noi nel 2007 abbiamo fatto il nostro primo V-Day, 350.000 cittadini che hanno raccolto le firme per cambiare la legge elettorale e rimettere le preferenze e non è stata discussa, mai, mai, mai. Siete stati colpevoli di non averlo fatto e proprio perché non l'avete fatto è montata una rete di cittadini ogni giorno più forte e più consapevoli che si è venuta a riprendere le istituzioni ed è quello che qui dentro oggi sta facendo il Movimento 5 Stelle e non accettiamo lezioni di inciuci e da morali da chi campa e vive da 20 anni sugli inciuci. L'uomo apre sempre scenari rischiosi, ma la politica deve essere in condizione di coglierlo, perché se si allontana dalle novità poi rischia di non cogliere la realtà delle situazioni. Il candidato alla presidenza della Repubblica, proposto dal Movimento 5 Stelle, Stefano Rodotà, ha fatto visita al gruppo parlamentare. Un incontro toccante all'insegna della stima reciproca. C'è stata questa singolare, io uso solo questa espressione, processione al Quirinale e in qualche modo il Presidente della Repubblica è stato messo con le spalle al muro, perché c'era una confessione del fallimento della gestione. Credo che ci saranno altre difficoltà perché chi non è stato capace di gestire quella fase dubito che sia in grado di gestire la fase che si è aperta. Dopodiché io posso anche capire il discorso molto duro fatto da Napolitano. Che cosa avrei fatto io al suo posto? Avrei dato un incarico per formare un governo che prendesse in parola il Movimento 5 Stelle per le dichiarazioni che aveva fatto. Tutto qui. Questo io ve lo dico, non mi nascondo dietro un dito. Con l'avvio dei lavori delle commissioni parlamentari arrivano i primi emendamenti a firma 5 Stelle. Il primo di cui riferiamo è posto a tutela dei cittadini, che non saranno sottoposti a tasse dagli enti locali per contribuire alla restituzione dei debiti conseguiti dalla pubblica amministrazione presso le aziende. Nelle parole del capogruppo alla Camera, Roberta Lombardi, la spiegazione delle facilitazioni ottenute a favore delle imprese. Noto che l'unica condizione inserita all'interno del parere favorevole di maggioranza è stata posta dal Movimento 5 Stelle e recepita dalle altre forze politiche relativamente alla necessità per la Commissione competente, quindi quella bilancio, di addivenire ad una procedura molto più semplice per quanto riguarda la liquidazione effettiva dei pagamenti e quindi una tempistica molto più snella in modo che vada appunto incontro alle imprese che già sono in sofferenza da parecchi anni per questi soldi che devono ricevere. Mi sono impegnato io, ci vuole andare col dire che io non vi ho tradito. Beppe Grillo arriva a Montecitorio. Tiene banco la restituzione della porzione di diaria non rendicontata. Noi siamo quelli che dobbiamo proteggere quelli fuori, ma non dimentichiamoci chi siamo, da dove arriviamo, chi siamo, perché questo è il nostro spirito. In un'intervista concessa alla Cosa, Alessandro Di Battista chiarisce la sua opinione circa la questione Ius Soli, al centro delle polemiche a seguito di un post apparso sul blog di Beppe Grillo. Lo Ius Soli, se si è nati in Italia da genitori stranieri e si risiede ininterrottamente fino a 18 anni, è già un fatto acquisito. Chi vuole al compimento del 18° anno di età può decidere di diventare cittadino italiano. Questa regola può naturalmente essere cambiata, ma solo attraverso un referendum. Il referendum non è solamente un atto decisionale, il referendum è soprattutto uno strumento per creare un dibattito, per dare ai cittadini gli
strumenti attraverso i quali loro potranno prendere delle decisioni. Perché chi pensa che i cittadini non possano decidere su questioni importanti, debbano per forza delegare, è un classista. Il cittadino D'Alì risulta attualmente imputato presso il Tribunale di Palermo con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Tale conferma arriva, immagino, con un certo imbarazzo da parte del Presidente del Senato Piero Grasso, che non ha esitato ad avallare la scelta del PDL di mandare in Europa a rappresentare le Camere un senatore della Repubblica accusato da più pentiti di aver avuto e di avere ancora oggi rapporti con la famiglia del boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro. Il Gruppo 5 Stelle al Senato ha sottolineato l'inopportunità della nomina all'Assemblea Europarlamentare Mediterranea del senatore D'Alì, imputato per concorso esterno in associazione mafiosa. Questa nomina è avvenuta anche grazie al consenso dato dal senatore Pietro Grasso, ricordiamo ex procuratore antimafia. Questi sono i rappresentanti che mandiamo noi italiani oggi in Europa. A dicembre ci è arrivata la notizia della presenza illegale sul territorio nazionale di decine di migliaia di sacchi di sementi del mais Mono 810. Il mais Mono 810 è un mais geneticamente modificato prodotto dalla multinazionale Monsanto, mette in repentaglio le culture naturali, le culture biologiche che sono eventualmente presenti sul territorio. La battaglia anti-OGM del Movimento 5 Stelle arriva alle Camere. Studi che dimostrano che un certo grado di tossicità è presente nell'uomo sia direttamente sia attraverso la catena alimentare. E adesso chiediamo ai nuovi ministri, per contiguità con la legislatura precedente, di fare in modo che le loro parole non rimangano al vento e quindi di consentire anche in Italia la chiusura per questo mais così pericoloso. Quindi noi siamo qui per sostenere, per tutelare le nostre sementi, i nostri contadini, i nostri agricoltori e la nostra biodiversità. Dobbiamo prima di tutto chiarire una cosa. Il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio ribadisce che il Movimento 5 Stelle chiederà l'ineleggibilità di Silvio Berlusconi in quanto azionista di società che gode di concessioni pubbliche e sfida il PD e le altre forze politiche a fare lo stesso. E vedremo se il PD e le altre forze politiche avranno il coraggio di votare questa ineleggibilità. La nostra impressione è che ci sia un accordo, un patto chiaro su questa questione, che non si vorrà assolutamente toccare l'argomento. Faranno di tutto perché questa questione non venga calendarizzata. Noi ci proveremo e sarà un altro spartiacque fondamentale come lo è stato Rodotà. Poi c'è un'altra questione, quella delle vicende processuali di Silvio Berlusconi. Come ha detto anche Beppe, se fossimo in un paese normale lui si sarebbe dimesso quantomeno. La vicenda giudiziaria che lo ha visto condannato in appello per frode fiscale è altra cosa. La condanna in appello è una condanna definitiva nel merito e dunque Berlusconi dovrebbe dimettersi. Ma Di Maio aggiunge: il leader politico del PDL è l'emblema di una generazione politica che non ha alcun rispetto delle istituzioni.